Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Scorpione. Andiamo a vedere come sarà il mese di marzo 2026. Vediamo quali sono le linee guida generali, vediamo qual è il cammino dell'anima in questo mese, cosa è necessario fare affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi in questo mese. Poi andremo ad approfondire l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita e per conseguire i tuoi obiettivi in questo mese. Allora, partiamo dagli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere visione, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, prima carta oracolo, andiamo a vedere qual è lo spirito che ti visita in questo mese. Qual è la ferita, l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto? Il dono che nasce, qual è il miracolo quotidiano possibile? Allora, vediamo qual è lo spirito che ti visita. Serendipità. E questo è uno spirito bellissimo, perché è lo spirito che ti permette di stupirti in ogni istante, di stare nelle Mao, di stare nella meraviglia, no? Qua c'è un quadrifoglio, lo spirito della fortuna quando meno te l'aspetti, perché tu sei già predisposto o predisposto alla meraviglia, alle Mao. Grande formula magica, grande mantra, e Mao che conoscete ormai tutte in sanscrito significa meraviglia. Lo spirito che ti visita è proprio quello della meraviglia e ti invita anche questo spirito a stare prima già tu nella meraviglia e poi a coglierne i frutti. E quindi qua mi viene in mente il podcast che ho fatto, Magia Pratica 15, l'amore incondizionato e la pacificazione degli spiriti. E, in podcast ti spiego proprio cosa significa stare nell'attimo presente, nella meraviglia e farti veramente travolgere dalla bellezza dell'attimo presente, perché lo spirito che ti viene a trovare è proprio questo, la capacità di stare nella meraviglia. Stare nella meraviglia significa essere consapevoli che tutto ciò che vivi è un Dio, tutto ciò che ti accade è un Dio, anche quando stai ferma non accade niente, la vita sta accadendo, quindi stare nella meraviglia in ogni istante. E questo ti permette di creare, di stare radicata nel presente, nell'eterno presente che è tutto ciò che esiste, e non permettere alla mente di andare indietro, di andare avanti, di stare nell'ansia del futuro, nel rimpianto del passato, cioè è proprio lo spirito della meraviglia. Sai quando wow, wow, wow. Bello, vediamo qual è la paura, la ferita che chiede ascolto. Allora, caos e contrasto, caos e contrasto. Il caos non è male. Vi ricordate il primo video sulla Kundalini? La prima sequenza fluida yoga sciamanico, ma i 40 minuti prima di lezione sulla Kundalini? Ti ricordi che ti ho insegnato il mudra della Kundalini? Il caos è mio alleato. Io non ho paura del caos. Il caos è mio alleato. Come diceva Nietzsche, soltanto da una buona dose di caos può nascere una stella danzante. Soltanto dal caos può nascere una stella danzante. Allora, quando tu vedi tutto caos intorno a te, dentro, fuori, rimanere presenti al caos, ecco perché benedire l'attimo presente, perché si sta generando qualcosa, una stella. Allora avremmo l'ardire della mente di voler controllare questi eventi o certi eventi che ti danno caos, ma gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, non puoi controllare gli eventi, perché se cerchi, quando è che vuoi controllare gli eventi? Quando hai paura, quando la mente ha paura. E allora crede che analizzando gli eventi, questo significa controllarli, analizzare gli eventi, giustificarli o giudicarli, ha l'impressione di controllarli. Ma non è così, la vita è caos. È proprio da quel caos che nasce la stella, che nasce il desiderio, che nasce la bellezza. Allora è come se la ferita è quella che
non cercare di dominare il caos, ma piuttosto vivi nell'eterno presente, l'attimo. Ti consiglio vivamente di guardare quel podcast perché spiego bene tutto. E come molte migliaia delle nostre sorelle hanno già fatto, i clicconi, no? Magari l'hai già sentito quel podcast, però in questo momento qua coglierai l'informazione che ti serve con questa, perché stai facendo esperienza di quello che ho detto lì. Non aver paura del caos. Io non ho paura del caos, io non ho paura del caos, perché solo dal caos può nascere una stella danzante. Perché all'interno di questo caos si sta destrutturando una vecchia identità. Se tu mi rimani fedele, presente a questo caos, qualsiasi caos, magari può essere mezza giornata, allora esce qualcosa di bello, bello. Vediamo qual è questa cosa bella, il miracolo quotidiano possibile, che si compie una sinfonia. Sinfonia incompiuta, si compie una sinfonia. Allora, questa triade è molto chiara. Vivi come se ogni istante fosse l'ultimo, abbraccia ogni momento, ogni sensazione, ogni percezione. Non aver paura di quello che le emozioni stanno lavorando dentro di te e si compie una sinfonia. Nasce l'uovo. Siamo poi verso Pasqua, come simbolo la Pasqua è la rinascita nel sé, nella nascita di una nuova identità. E ti darà anche questo spirito la percezione che le cose accadono da un momento all'altro quando meno te l'aspetti. Quello che non è compiuto, secondo la tua mente razionale, si compie in un istante, a un certo punto. Ma vediamo bene che cosa ci raccontano i tarocchi in merito, perché la lettura si fa molto interessante. Allora, mettiamo il viaggio del mese in 7 carte. Marzo, Scorpione. L'energia generale del mese, l'atmosfera, il clima emotivo. 7 di spade. L'astuzia sacra, ma anche il 7 di spade è molto fraintesa come carta. Vabbè, è molto fraintesa, perché è l'astuzia sacra il 7 di spade, no? Anche prenderla di lato e non frontale una cosa, non esporsi totalmente. Vediamo un po'. Non esporsi totalmente, è questo il clima emotivo. Vediamo, amore e relazioni. Cosa ti chiede l'amore in tutte le relazioni? L'amicizia, amicali, familiari, in tutte le relazioni. Completamento. Chiudere un ciclo. Terza carta. Cosa accade nel lavoro? Lavoro, denaro e anche il lavoro come missione dell'anima. 4 di denari. Potresti essere un po' reticente a darti, a tenere sotto controllo le cose, no? Perché non ti fidi, paura di... Però continuiamo. Corpo, energia, salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? Chiede di ascoltare il corpo, la regina di coppe, perché il corpo ti indica la via, non lo sa la tua mente, è il corpo, le memorie cellulari che ti indicano la via. Chi sta facendo l'estasi sciamanica con me sa benissimo di cosa parlo e lo so che state raggiungendo risultati straordinari mai vissuti. È proprio la regina di coppe, ascolta il corpo. È la bussola, il corpo è amalo, amalo, godi, 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 accarezza il corpo, intensificate la danza del piacere in questi mesi, scusami, in queste settimane. La danza del piacere, perché là vi metto delle formule all'interno della trance. Molti di voi lo sanno già, però intensificatelo perché se l'avete già fatta, ogni volta che voi rifate quella pratica, la danza del piacere, si attivano nuovi livelli di consapevolezza, nuovi poteri. Ama, godi, godi. E quando l'energia ostruita passa attraverso, quando i chakra ostruiti, l'energia del Kundalini passa nei vari chakra, attiva questi poteri. Allora, vediamo adesso
Quinta carta, evento o svolta del mese. Ah, il diavolone. Allora, qua vedo chiaro, adesso le metto tutte e poi ti racconto. In questo mese ci sarà la necessità di guardare in faccia le proprie resistenze, paure e attaccamenti che le senti già nel corpo, e con la danza del piacere queste paure e attaccamenti fluiranno in modo autonomo, senza che tu li trattenga. Però il diavolo mi parla di una proposta allettante, di qualcosa che ti mette davanti i tuoi desideri, ti mette una proposta che può metterti davanti il tuo desiderio, allo stesso tempo paura a realizzarlo e paura a farlo, paura a realizzarlo, paura che non si realizzi. C'è molto movimento qua in questo mese. Allora, vediamo qual è il consiglio sciamanico, come attraversare il mese. Attesa, consapevole, 7 i denari, non forzare niente. E come ti dicevo qua, la sinfonia si compie da sola, non che tu debba fare qualcosa se non darti a ciò che senti. L'attesa consapevole, il 7 di denari. Esito, benedizione finale. E guarda un po' che c'è il 6 di bastoni. Esito, benedizione finale, c'è un 6 di bastoni. Come ti ho detto prima, questo mese parte con un'energia di prudenza da parte tua. Vedo che ti muovi con prudenza, senza mostrare tutto. Oppure può essere, io credo che sia tu qua che ti proteggi, che proteggi i tuoi piani, perché non vuoi che vengano disturbati, no? È un'energia di osservatrice, di stratega silenziosa. È un'energia che non è un'energia negativa questa. Ti dice non fidarti ciecamente, ma non avere nemmeno paura. Semplicemente osserva e scegli con lucidità. Per esempio, potresti avere a che fare con qualcosa che non viene detto, o una situazione ambigua all'esterno, o rispecchiare tu stessa o tu stesso internamente questa energia. Qualcuno che non è completamente trasparente, oppure rispecchiare tu questa energia. Perché alla fine i tarocchi ci dicono nel momento in cui esce la carta o l'altro tu siete la stessa cosa. Se tu vedi nell'altro un'energia ambigua è perché tu devi muoverti con prudenza per incarnare l'aspetto dell'astuzia sacra del sette di spade. Mi spiego? Osserva i dettagli con lucidità, ti chiede questa carta. Ora, il mondo nelle relazioni. Il mondo è compimento, è chiusura di un ciclo, è realizzazione. Che significa in amore? Che una relazione che raggiunge un livello più alto è possibile. Oppure una storia che si chiude definitivamente per aprirti al nuovo, senza drammi. Oppure c'è un incontro molto importante. Cioè, è proprio adesso capisco cosa voglio davvero in amore. Tu capisci in questo mese cosa vuoi davvero in amore. Questa è maturità, è completezza, è amore consapevole. Lavoro, denaro, missione, 4 i denari. Io ti vedo qua in questo mese in una fase di conservazione, protezione, stabilizzazione. Per esempio, vedo che tieni stretto ciò che hai costruito, per voler dire i tuoi risparmi, non vuoi rischiare troppo o difendi la tua posizione. Solo una cosa ti dice questa carta, non diventare rigida però, rigido. Cioè non chiuderti alla crescita, perché il 4 di denari è sicurezza, sì, ma può anche diventare paura di perdere. Cioè l'anima ti dice, costruisci stabilità, però resta aperta al flusso, come ci insegna la regina di coppe che mi guarda questo 4 di denari. Infatti, nell'accezione del corpo energia salute, il corpo ti chiederà ascolto emotivo, dolcezza, cura, intuizione. Il tuo corpo sarà ipersensibile in questo mese. Hai bisogno di acqua, hai bisogno di riposo, di coccole, del tempo da sola o da solo, hai bisogno di arte, hai bisogno di musica, hai bisogno di spiritualità. È un invito a trattarti come una regina o come un re. E qua arriva un evento, la parte più magnetica. Desiderio, attrazione, potere, tentazione. Io posso vedere qui o c'è una fortissima attrazione erotica o una relazione passionale oppure una proposta che ti tenta. E in tutto questo ci sarà un attaccamento da trasformare.
È un'energia molto sessuale, molto creativa. Non devi subirla, devi guidarla, no? E chi fa le pratiche sciamaniche sa benissimo come incanalare l'energia del diavolo. Questa energia ti chiede consapevolezza e scelta libera, non scelta dettata dalla paura o dall'attaccamento, o la non scelta dettata dall'attaccamento o dalla paura. Cosa ti dice l'anima? Abbi pazienza, quello che hai seminato sta crescendo, non ti preoccupare. Non è il momento di mollare e non è il momento di forzare. È il momento di osservare, di nutrire, di aspettare il tempo giusto. È una gestazione. E che succede poi? Meglio di questa carta non te lo dice nessuno. 6 di bastoni. Vittoria, io qua vedo che avrai successo alla fine di questo mese, riconoscimenti, traguardi, applausi, c'è qualcosa che fai in questo mese o che hai fatto, viene visto, viene riconosciuto e viene celebrato. E tu come ti senti? Orgogliosa, sicura, sicuro, centrata. Questa è la rinascita dell'autostima, del potere personale per te. Ecco perché ci dicevano già gli oracoli, è la vita che accade, sono serendipità, sono la vita piena di incontri magici in questo mese. Incontri qualcuno per caso che non esiste, succede qualcosa per sbaglio che non esiste, una porta si apre senza che tu la cercassi e succedono queste cose. Questa cosa porta a una paura di non gestire le cose, paura del disordine, paura dell'imprevisto, paura di perdere il controllo. Quando qualcosa non è programmato o non va proprio come vuoi, ti agiti, ti irrigidisci, vuoi sistemare tutto, ma l'anima ti dice il caos è creativo, il caos ti evolve. E poi la sinfonia incompiuta è che si compie una sinfonia, però è come se mi dicesse questa carta, la tua storia è ancora in scrittura, la stai scrivendo in questo mese. C'è qualcosa nella tua vita che non è ancora concluso e sta divenendo bellissimo. Questo è un invito a continuare, a non mollare, a fidarti del processo. Ok? Cioè, segui le sincronicità, serendipità e la sincronicità. Accetta il caos creativo e continua la tua opera perché non è finita, sei di bastoni. E guarda a cosa ti porta la tua opera. Stai danzando qua tra desiderio e destino. Questa danza ti porterà a una vittoria che non immagini nemmeno. E tu sei pronta a vincere. Vediamo cosa ci dicono le specifiche. Allora, sul 7 di spade. Cavaliere di denari. Piano piano arrivi dove avrai successo. Questo è il senso. Sì, è uscita un'altra. 3 denari. Mi parla soprattutto di ciò che riguarda la parte cooperativa, creativa, lavorativa. Piano piano, se c'è una persona all'inizio di cui non ti fidi, no? Una proposta che arriva, va bene, stai nel corpo, fai la danza del piacere, perché ciò che poi desideri ti porterà a successo. Ok, allora questa la riprendo. Vediamo nel lavoro il 4 di denari. C'è l'imperatrice qua, ho 2 altre, la luna, l'appeso. C'è un moto creativo di espansione e crescita nel lavoro o in questa opportunità di cui hai paura o non sai bene tutto, è necessaria l'attesa perché porta questa imperatrice qui
allo sviluppo, alla crescita, al potenziale, all'espansione. Quando esce un'imperatrice, per avere successo, la carta ti dice devi credere in te, solo in te. È la carta di colei che raggiunge il successo perché ha creduto in sé, anche se non vede tutto chiaro, anche se deve aspettare, anche se le cose possono sembrare ferme, però c'è, capito? Vediamo sul diavolo. Evento sul diavolo. La papessa ci picchia qua. Questo è un mese forte, fammi mettere due altre. 7 di denari di nuovo. C'è qualcosa che tu vuoi, che stai aspettando il momento giusto. 4 di denari. Hai paura di realizzare qualche cosa qua, ti metti in confronto con i tuoi attaccamenti. Fammi vedere ancora il 7 di denari. La stella, guarda. Aspetta e realizzi il sogno, aspetti e realizzi il desiderio. C'è una cosa qua che succede importante. 6 di bastoni, che vuoi? 7 di bastoni. 3 di denari. Wow, il carro. Ragazze, aspettate perché qua, allora, cioè, attendiamo qua perché si superano ostacoli relativi o a situazioni lavorative o un capo a qualcosa, può esserci un trasferimento, una vincita di qualcosa, un successo. C'è una situazione all'inizio del mese che sembra ambigua, che sembra poco chiara, oppure qualcuno che non si espone subito. Però quel cavaliere di denari mi dice che questa persona non è falsa, è lenta, non è manipolatoria, è prudente, non si scopre subito ma costruisce piano piano. Quindi concretamente cosa può accadere? Che una persona che all'inizio è distante o sfuggente, oppure un rapporto sembra non muoversi, oppure comunicazioni non chiarissime, è costante, non sparisce, c'è qualcuno che non corre ma resta. È un po' questa ambiguità all'inizio. Nel lavoro, come ti stavo dicendo, può essere la stessa cosa nel lavoro. Nel lavoro c'è una situazione fortemente creativa, come ti ho detto prima, con l'imperatrice, ed emotiva. Perché l'imperatrice porta creatività, porta abbondanza, porta talento. La luna porta dubbi, confusione, ma anche intuizione. Quindi non aver paura della tua intuizione. E l'appeso porta attesa, sospensione, cambio di prospettiva. Quindi cosa può accadere nella realtà concreta? Che hai un talento enorme, l'imperatrice, ma non sai bene come usarlo, dove portarlo, la luna. E c'è una fase di stallo apparente. Potrebbe essere un progetto creativo fermo, una decisione lavorativa che non prendi, o un cambiamento che senti ma non attui ancora. Perché il 4 di denari qui ti dice stai trattenendo qualcosa, hai paura di mollare una sicurezza, ma la verità qual è? Che stai preparando un salto evolutivo, va bene così. Allora, qua c'è una storia fortissima. Attrazione potentissima, segreto, silenzio, profondità, attesa, costruzione lenta, trattenere e non esporsi del tutto. Concretamente cosa succede? Nasce o si sviluppa un legame molto forte, ma non viene vissuto completamente alla luce. Oppure uno dei due non si apre subito. Oppure c'è un'attesa prima di concretizzare, cioè è una relazione che accende il desiderio, ma si vive in modo riservato e cresce lentamente. Potrebbe anche essere una relazione già esistente che diventa più profonda ma non ancora ufficiale. Oppure qualcuno che ti desidera fortemente ma non si espone subito. È una dinamica di desiderio trattenuto un po', erotica, magnetica, intensa. Può anche essere in ambito lavorativo, o di creazione di qualcosa. Cosa fare? Non forzare i tempi. Non pretendere subito risposte, abbi fiducia, perché ciò che desideri è già in cammino verso di te. Il 7 di denari ti dice però, ma devi lasciarlo maturare. Quindi non scrivere quel messaggio impulsivo o quei messaggi impulsivi a chiunque. Non chiudere per paura, non accelerare i tempi, respira, fidati, lascia crescere. E poi questa è una grande vittoria. Cioè, c'è una vittoria potente qua, concreta, visibile.
Perché il 7 di bastoni dice che all'inizio devi difendere la tua posizione, qualcuno può metterti alla prova oppure devi scegliere te stessa, devi non scendere a compromessi. Il re di denari dice stabilità, concretezza, una persona affidabile o una situazione solida, e il carro dice conquista, movimento, obiettivo raggiunto, quindi o vinci una situazione o ottieni ciò che vuoi, o una relazione si stabilizza, oppure arrivi a un risultato lavorativo concreto. Oppure una persona si espone finalmente, questo è il succo per tutti, no? Cioè della serie adesso si fa sul serio. Quindi all'inizio c'è un po' di ambiguità, lentezza, attesa, poi forte attrazione non ancora completamente espressa. Nel lavoro c'è un talento enorme che sta per emergere ma è in fase di incubazione e alla fine arriva una vittoria concreta, stabile e reale. Sì, bellissimo. Wow, ok, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo cosa ti dicono questi. Pieno di speranza, non credere che le sconfitte o le delusioni passate ti impediranno di avere successo. Il vero successo cresce dalle lezioni, un cuore pieno di speranza non si arrende mai. La vita è un dono. La vita si sta svolgendo per te l'ho detto qua, lascia che si svolga. Quindi cogli l'attimo, serendipità, e le sincronicità ci saranno. Sfrutta al massimo ogni opportunità per essere fedele a te stessa e vivere la vita al massimo. È il momento di eliminare tutto il rumore. Quindi c'è una grande fede che ti anima in questo mese di poter vedere gli eventi sincronici che si paleseranno davanti ai tuoi occhi e di avere successo finale. Bellissimo, bellissimo. Quindi ragazze mie ragazzi, detto questo, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Io ho visto che è un mese molto elettrizzante. Vediamo cosa accade nell'amore per te. Scorpione, amore, marzo. Come vanno a stare le mie ragazze, i miei ragazzi, lo scorpione nell'amore? La forza, la torre, la torre. Allora qua c'è l'esplosione di qualcosa che viene trattenuto. Esplosione di qualcosa che viene trattenuto. Per poi dare... Allora, io ti dico una cosa. Ti dico una cosa. C'è l'esplosione di qualcosa che viene trattenuto e questo genera ansie, notte dell'anima, adesso che succede? Ok. La torre al centro stesa, quando arriva una torre, tanto temuta questa torre, e la distruzione, e arriva un evento o succede qualcosa che fa crollare una struttura che ormai è obsoleta, non sussiste più. Cioè un vecchio modo di fare, un vecchio modo di essere, una situazione che crolla affinché venga fuori la verità. Non è una cosa facile, non è una cosa facile per la mente razionale, no? Gestire le emozioni, ti ho detto, non gestire le cose, caos e contrasto. Questo è un mese iniziatico, ragazze mie, per te. Cioè, allora, succedono delle cose sincroniche che portano alla distruzione di un vecchio modo di fare, un vecchio modo di essere. Questo può far male all'inizio, ma dopo è liberatoria. La torre è liberatoria. Ecco perché la mente che cerca di controllare un evento, qualcosa che viene detto, qualcosa che viene fatto, un'esplosione, dice adesso come la controllo? Non la controlli! Io non ho paura del caos, Kundalini, io non ho paura del caos. Il caos è mio amico, è mio alleato. Quindi nell'amore c'è questo, nella relazione di coppia c'è questo nell'amore. Ciò che viene trattenuto esce fuori, perché l'amore è darsi, offrirsi, non trattenere. Quindi darsi agli eventi. Le persone, come vi insegno sempre, sono maschere, sono veicoli del divino. Tutto è un veicolo del divino. Siccome il divino è inconoscibile, come si fa a conoscere il divino? Con le maschere di quello che ci accade.
Al di là di ogni evento è una maschera del divino, è un veicolo del divino. Ogni persona, dall'etrusco perso, significa maschera, è un veicolo, una maschera del divino, attraverso cui il divino è conoscibile. Cosa ti sta portando il divino all'interno delle relazioni in questo mese? Giù le maschere. Vai al di là di ciò che vedi, di ciò che vede la tua mente razionale. Vai al di là, podcast la mente, il podcast la mente. Vediamo chi è la persona che ti viene incontro. Qual è l'energia dell'esterno che ti viene incontro, della persona dell'esterno? 2 di spade. Il carro. Ah! Questa è una persona che prende la decisione di farsi avanti in amore. Sente con te una connessione profondissima, il 2 di coppe. Arriva con un fulmine. E ritorniamo al diavolo di prima, segreti, situazioni segrete, magari esce fuori questa relazione, succede un caos, contrasto, non la devi gestire. Tutto ciò che ti arriva davanti è per te, non è mai contro di te. Ma chi fa il cammino sciamanico con me lo sa bene. E se la gode questo caos, no? Ecco, non ha paura del caos, se lo gode, alleandosi agli eventi. Allora, qua c'è chiaramente una persona che all'inizio è indecisa, poi si spara verso di te. Prende questa decisione e va dritta al punto. Vediamo alla fine che succede in amore, vediamo. Guarda, regina di coppe verso di te, anche se sei uomo, Allora, vediamo alla fine che succede in amore per te. Eccoti, regina di coppe, anche se sei uomo, ripeto, Ah, il diavolone, eccolo, è uscito. Paggio di coppe, tutto è bene quel che finisce col diavolone, insomma. Allora, qua c'è amore e passione, te lo dico chiaramente. Io non so perché tu stai così, forse è un colpo di fulmine, forse è qualcosa che non sai gestire, un amore, una passione che divampa, stai aspettando questa cosa, la tua anima la stava aspettando, la regina di coppe ci dice accoglila. E qua c'è il diavolone. Diavolo, energia erotica, sessuale, amore, risveglio della Kundalini portata verso i chakra più alti perché ci sono le coppe, col potenziale di arrivare al quarto chakra, col potenziale di sentire l'animalità all'interno dell'amore. Quindi, sì. Secondo me sei tu che trattieni, poi esplode questa cosa, è anche il colpo di fulmine, no? Quell'incontro passionale, erotico, e poi qua si risolve col paggio di coppe perché questa è la stesa finale. Il paggio di coppe è che tu e anche l'altra persona, ma soprattutto tu perché la tua fila la vedo più tesa, ti dai a questa cosa, messaggi d'amore, apertura del cuore. In spagnolo si dice che poi non rende tanto in italiano, torna l'illusione d'amore, che non è l'illusione in senso negativo come la mente razionale la prende, torna quel fluire, l'energia d'amore bellissima. Vediamo l'energia positiva per te. Energia positiva è un amore che si concretizza piano piano. Paggio di denari, proposte, inviti, facciamo questo, facciamo quest'altro. C'è questa proposta, sì. Da questa cosa, allora, la stessa ti dice viviti questa cosa, affronta il caos, che è questa energia erotica che si accende. La Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, che dorme tra 2 spire e mezzo alla base della colonna vertebrale. Quando si accende questa Kundalini, va nei vari chakra, no? E quando i chakra sono ostruiti o bloccati, attiva paure, resistenze, attaccamenti affinché tu possa darti e superare queste paure, quel caos che senti, no? Che la mente vuole controllare. Vediamo l'energia negativa. 10 di spade, lascia andare i vecchi schemi che hai già vissuto, vecchie storie, vecchie situazioni, vecchi modi di reagire all'amore, perché
come se avessi paura di questa grande energia erotica che sale. Allora il 10 di spade, no? Il vecchio, tutto ciò che si è già concluso, che hai già vissuto, la paura di vivere un amore così forte, la paura di vivere questa attrazione intensa, via! Con le pratiche lo fai, va bene? E ti godi questa cosa potente. Potente proprio. La paura che se non me lo vivo non sto più bene, se me lo vivo non sto più bene con la mia autonomia emotiva, la paura di infrangere un sogno, di quante volte sono stata delusa o deluso. Perché non è che sei stata delusa dall'amore o deluso dall'amore, siamo stati delusi dalla mente razionale che non riesce a darsi a ciò che accade e mettendo analisi, giudizio, fraintendimenti. Ok, vediamo cosa ti dice questa persona, lo facciamo con i miei potenti oracoli lui lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Perché il problema è che abbiamo parametri sbagliati nel cervello. Parametri della mappa mentale, giusto o sbagliato, meglio o peggio, vantaggio o svantaggio, tutto nella mappa mentale. Ricordati che la mente ha il solo scopo di renderti vittima. Invece l'anima ha il solo scopo di renderti gioiosa o gioioso. Vediamo cosa ti dice questo diavolone. Ti prego, fallo ancora. Sarai irresistibile. C'è qualcosa che tu fai, un gesto, un movimento, un modo di essere, che questa persona la manda fuori di testa. Cos'altro? Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Quindi questa persona fa qualcosa che non ha mai fatto nella vita con te. E a te ti viene il coccolone, come si dice? Farà qualcosa che non ha mai fatto nella vita. Ok, ben venga questa follia. Cos'altro? Sto pensando di regalarti un anello. C'è una persona pazza di te qua. Dai ragazze mie ragazzi, su, datevi all'erotismo, datevi all'amore, all'eros, che energia creativa che incendia infiniti mondi. Bellissimo, fammi vedere, visto che ti ho vista un po' così con la strizza là, vediamo qual è l'archetipo qua, o vediamo se mi mettono in luce con queste carte una paura degna di nota o qualcosa in questo momento qui che accade questo. Ma adesso ti do anche il rituale della buona riuscita, vediamo cosa dicono anche le carte del drago, Allora, adesso sull'amore, con queste, viaggi di distanza geografica, intorno al 15 marzo potrebbe accadere questo, 15 del prossimo mese. No, questa persona viene da fuori, o c'è un viaggio qua, o c'è uno spostamento, o c'è una certa distanza, o la preoccupazione tua è la distanza. Non mi stanno raccontando della paura, vediamo se me lo dicono. Ah, la tua anima gemella non è pronta, può darsi che... Non so se mi parlano di te o di questa persona. Allora, perché qua la persona c'è, eccola col 2 di coppe, no? La tua anima gemella non è pronta. Non so, magari si stanno riferendo a un tuo modo di pensare, l'anima gemella, e magari questa persona non è pronta magari a costruire subito, però è predisposta a un amore sincero, non è uscito il 10 di denari, il 10 di coppe, qua è uscito il 2 di coppe. Quindi magari le vecchie reminiscenze su come si intende veramente, su che cos'era l'amore per la mente razionale, dice no, magari sarà come è successo nel passato, poi rimango delusa, eccetera. Può darsi che ci sia un momento di stacco, di distanza geografica, che a te ti vengono le ossessioni o la mente, allora non è lui, non è cioè, tutte le, scusatemi il termine, le pippe della mente. Perché sinfonia incompiuta, poi il miracolo possibile è che se ti affidi agli eventi la cosa si compie da sola. Ricordiamo che c'era il 7 di denari con la stella nella stessa precedente, come approccio sciamanico a tutto ciò che accade, no? La fede negli eventi, non forzare, non fare nulla che non sia in conformità della tua anima, insomma. La fuga karmica, qua c'è una fuga o tua o sua, a un certo punto. La paura di affrontare le proprie paure e i propri blocchi. Chi sta facendo il cammino sciamanico lo sa come si sciolgono immediatamente, la realtà si manifesta in conformità di questo scioglimento. Io vi metto tutti gli strumenti, sul canale ci avete tutti gli strumenti, assolutamente tutti, tutti.
Vediamo un po' su questa fuga karmica, l'archetipo. Il ribelle. Magari può essere una persona ribelle, o sei tu che ti devi ribellare alla tua mente stessa razionale. E la persona, se è una persona ribelle, ti specchia la necessità di essere tu una ribelle rispetto alle tue catene mentali, 9 di spade. È molto chiaro la cosa. Vediamo cosa ti dice il drago immaginale. Scorpione. I guerrieri, primo chakra. Gli avi guerrieri. Allora, anche il podcast la guerra è sacra mi viene in mente di approfondire, perché la vita è lotta, l'amore è lotta, è guerra. La guerra è sacra, ma tu hai sbagliato nemico, così l'ho intitolato il podcast. Perché la guerra è sacra? Perché l'amore, che è la vita stessa, è una libera scelta di darsi. Di conseguenza comporta che ci siano dei limiti. I limiti sono le paure, gli attaccamenti e le resistenze. Quindi hai gli avi guerrieri che ti aiutano a darti all'amore, ma non l'amore solo a questa stesa, gli eventi sono puro atto d'amore. Vediamo un po' cosa ti dicono, numero 41. Guerrieri. Sono conosciuti come nobili guerrieri, rappresentano i tuoi avi guerrieri, sono simboli meravigliosi per aiutarti a comprendere che la lotta è una dimensione della vita, perché l'esistenza è una decisione, come ogni decisione comporta una scelta. La lotta è sempre tra la tua capacità di amare e la tua paura. Esistere significa saper morire e poi rinascere continuamente. La morte non è la negazione dell'esistenza, ma il suo aspetto invisibile ai sensi esteriori. Allora qua ti dice che l'esistenza è desiderio, aspirazione, volontà. Bisogna dire di sì per vivere, bisogna anche dire un sì per morire. Senza questo si rimane imprigionati nella non esistenza, come zombie, sospesi dalla paura che impedisce a psiche di immergersi, di nuotare verso l'oggetto del suo desiderio amore. Gli avi guerrieri forgiano la tua capacità di lottare per amore, fin dalla tua nascita. Il responso del drago. Non arrenderti alla prima soluzione. Lotta per trovare in te altre risposte. È importante che sviluppi l'immagine di ciò che vuoi realizzare, la visione del tuo obiettivo deve essere chiara e devi lottare per realizzare questa immagine senza accettare compromessi o mezze misure. Adesso ti do questa pratica semplicissima, bellissima e immediata. Prima fase. Fai dei respiri lenti e profondi. Lascia che si trasformi la visione del tuo obiettivo. Mentre fai questo, non accettare compromessi con la tua mente. Chiediti almeno 3 volte: è questo quello che voglio? È questo quello che voglio? È questo quello che voglio? E se per tutte e 3 le volte ti rispondi di sì, passa alla seconda fase. Altrimenti continua a respirare fino a che la tua visione risulti in armonia con la tua volontà. Può essere che questa prima fase richieda dei giorni o anche delle settimane prima di essere compiuta, cioè per capire cosa vuoi. Seconda fase, scrivi su un foglio l'elenco degli ostacoli che potrebbero insorgere lungo il cammino che ti porta a realizzare il tuo obiettivo. Abbi particolare cura di segnare gli ostacoli interni, e cioè quelli che dipendono da te. Paura che sbaglio, paura di non essere abbastanza, paura che qualcuno mi mette i bastoni tra le ruote, paura di non sentirmi adeguata. Questi ostacoli sono quelli legati al tuo carattere, alle tue paure, alle tue insicurezze, che sono gli unici ostacoli che esistono, non esistono ostacoli esterni. Perché è l'interno che determina la manifestazione esterna. Se tu hai paura di qualcosa, si manifesta all'esterno. Poi, ritaglia il foglio in varie parti, in modo che ogni ostacolo risulti scritto su un pezzo diverso. Metti tutti i foglietti ritagliati per terra, mischiati, e poi danza sopra i fogli. Terza fase. Continua a danzare immaginando di farlo sopra lo spazio e il tempo, fino ad azzerarli. Infine, senti di trovarti nel momento della piena realizzazione del tuo obiettivo. Quarta fase. Siediti in una postura meditativa e facendo respiri lenti e profondi, evoca dentro di te tutte le emozioni che puoi sperimentare nella piena riuscita del tuo obiettivo.
sentiti quel te stesso che ha pienamente realizzato la propria visione. L'emozione è il ponte tra la visione e la materia, che è pura possibilità. Attraverso l'emozione puoi plasmare la realtà, puoi convincere la materia a realizzare la tua visione. Ecco, per chi pratica il percorso sciamanico con me sta realizzando tutte le sue visioni, perché lavoriamo sul corpo, che è la materia, che è emozione. Gli avi guerrieri sono nobili, giacché le cause in cui si esprimono hanno sempre finalità che trascendono l'ego con le sue ristrette vedute. Questi spiriti sono connessi al primo chakra, detto anche chakra radice. Esso si trova nell'area del perineo alla base del corpo, gli corrisponde il colore rosso. Il primo chakra è il cerchio o vortice, in cui l'energia detta Kundalini, energia nervosa a carattere sessuale che risiede alla base della colonna vertebrale, si esprime come forza selvaggia, fame primordiale, istinto, potenza guerriera. Ora, in questo chakra risiedono anche i tuoi nobili guerrieri, gli avi. E per nutrire i tuoi nobili, gli avi guerrieri, puoi caricare una tazza d'acqua con il bija mantra del primo chakra, che è il mantra seme che attiva il primo chakra. E questo mantra corrisponde appunto al primo chakra. Il suono è il suono LAM, L-A-M, LAM. Dillo per 9 volte davanti a una tazza di tisana, di tè, non di caffè, non di alcol, non di birra, ma acqua, tisana o tè o un infuso. Per 9 volte tieni le labbra vicino alla tazza e quando carichi, dopo 9 volte che hai caricato l'acqua con il mantra LAM, bevi con la consapevolezza che stai nutrendo i tuoi avi guerrieri che ti permettono di realizzare quegli obiettivi in questo mese, ok? Quindi, bellissimo. Ragazzi miei, ragazzi, non aggiungo altro, vi ho detto tutto, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!